Ciao a tutti da Carla del Laboratorio Artistico. Oggi vorrei chiacchierare con voi a proposito di imparare a disegnare e di talento. Secondo voi il disegno è frutto di talento o frutto di lavoro? Allora, secondo me assolutamente è frutto di passione. Nel senso che, come in tutte le cose, dalla musica alla matematica, dall'italiano allo studio delle lingue, il bambino nasce con delle predisposizioni, sia fisiche che mentali. Il bambino è predisposto verso un certo tipo di attività. Detto questo, la dote più importante in assoluto per qualsiasi tipo di attività è la passione. Io vorrei, l'ho già detto in altri video e lo ripeto, sfatare il mito del se non hai talento non lo puoi fare. Allora, questo dimentichiamolo, perché non è vero. Se non hai passione non lo puoi fare. Questo assolutamente invece è vero, perché a parità di predisposizione, a parità di talento, tra virgolette, a me non piace molto questa parola, comunque a parità di predisposizione, ogni bambino e ogni adulto può diventare un artista, un disegnatore, un pittore, quello che ha interesse a diventare, se c'è della passione nello studio di queste materie. Si può imparare, ci sono delle tecniche precise, ci sono dei libri, ci sono dei corsi, ci sono delle semplificazioni, delle basi che possiamo ottenere da persone qualificate, insegnanti qualificati o anche persone che come me fanno dei tutorial e che quindi danno a disposizione delle risorse gratuite alle persone online. Tutte queste cose possono assolutamente essere utili per migliorarsi, per esprimersi a livello artistico, anche se, tra virgolette, si è nati senza talento, cosa che io non credo possibile, sinceramente, perché nella mia vita artistica, ma soprattutto di insegnante, ho, ho visto molte volte persone venire qui da me e ho notato che non sono le persone che partono dal livello più alto di base a migliorare di più, ma sono quelle che partono con più passione. Un'altra qualità fondamentale è l'umiltà, nel senso che io sono illustratrice di professione, quando faccio l'insegnante e do delle indicazioni, delle direttive, dei consigli, so che, essendo la mia una materia artistica e non matematica, non saranno seguite alla lettera, ma devono essere seguite. Poi magari possono essere in un secondo tempo superate, si possono trovare soluzioni nuove, idee nuove, ma se voi non passate attraverso i consigli di chi ne sa più di voi, chi ha più esperienza, non potete migliorare, è molto difficile migliorare da soli. Io ricordo sempre che Leonardo da Vinci andò a bottega, così Michelangelo e così quasi tutti i grandi del passato. Allora, io penso che dobbiamo avere l'umiltà di pensare che noi tutti abbiamo bisogno del supporto degli altri per crescere e capire quali possono essere i nostri punti di forza, quali cose dobbiamo migliorare, quali cose dobbiamo provare, quali tecniche, quali basi dobbiamo assimilare prima di fare nostra una tecnica pittorica oppure un modo di disegnare. L'arte è un processo in evoluzione che dura tutta la vita fin quando avete passione di provarci. Quindi dimenticate il talento, fatelo, usate la vostra passione per esprimervi. Spero che questo video vi sia piaciuto, potete lasciare i vostri commenti, potete mettermi un like oppure iscrivervi al canale. Ciao a tutti da Carla!